Salve gente, nuovo video che riguarda ancora il Conky, in questo caso un Conky Crypto Alert, ovvero un Conky che fissati due target, uno in alto e uno in basso rispetto al prezzo attuale della criptovaluta, emette un allarme una volta che uno dei due viene raggiunto. Questo Conky riguarda solamente una singola criptovaluta a vostra scelta. Per il Conky multicrypto prossimamente farò un altro video. Quindi andiamo a vedere. Il sito che useremo è questo qui, CoinLore. Qui ci sono già in alto, vedete, nella parte dei tools ci sono già delle API già preparate per chi volesse usarle. In ogni caso andiamo a vedere adesso il Conky. Eccolo qua. Allora, il Conky Crypto, ovviamente voi il Conky lo avviate la prima volta da terminale per avere in uscita eventuali errori, dopodiché potete inserirlo nel vostro sistema come con l'avvio automatico appena avviate la sessione. Allora, Conky Crypto, eccolo qua. Vedete, qui c'è sempre la solita fase iniziale della configurazione, voi poi potete cambiarla come volete, e questa parte qui è la parte iniziale, la parte fondamentale, diciamo. Qui avvia lo script Python, carica tutte le sue robe e dopo legge dal file conky.txt tutte le righe che servono. Quindi andiamo a vedere lo script Python nella cartella, questo qui. Adesso lo script Python, questo è il mio personale, che è ancora con tutte le righe a commento per le varie prove che ho fatto. Comunque non cambia molto, il file finale sarà senza le righe a commento. Allora, qui c'è il commento appunto per vedere il sito, qui crea il solito file di log per, vabbè, non importa, e le importazioni, qui prende il nome della vostra home, qui ci sono i percorsi base, infatti sarà da installare dentro la cartella .conky nella cartella crypto. Ovviamente poi potete modificare dopo i percorsi a vostra scelta. Queste sono delle variabili dei percorsi, dei vari file. Ecco, questa sezione qui può essere commentata come può essere non commentata, dopo la vediamo nel file pulito. Queste qui sono altre due variabili, per i target raggiunti e non raggiunti. Qui crea dei file all'interno della cartella perché se ci sono questi file fa delle cose, se non ci sono ne fa altre. Poi qui va avanti, all'inizio la prima volta vi chiede di inserire i due target, eccola qui, questa qui, i due target che inseriti verranno salvati su un file e questi qui legge i due valori, questa istruzione. Potete usarla in abbinata con questa, quindi o mettete a commento questa e quella dopo no, oppure viceversa. Qui ovviamente è l'URL per il sito, questa è la funzione che scrive il conky.txt, queste qui sono tutte le variabili che ci sono nell'API del sito, queste qui, che prende i dati, qui li scrive raw e qui li scrive puliti, e poi qui fa la distinzione in base al prezzo, se il prezzo che avete scelto è superiore, se è inferiore oppure se è fra i due target, e poi chiude tutto. Allora, all'interno della cartella ovviamente c'è quella evidenziata, l'iconcina del simbolo della cripto, generica ovviamente, il file complete.oga, che è il file sonoro che metterà, poi ovviamente potete cambiarlo, questo è lo script, l'iconcina del Python, e questo script qui che è lo script di input, ovvero all'inizio quando lo avviate vi chiederà da terminale di inserire appunto i due target, quello alto o quello basso rispetto al prezzo attuale della criptovaluta che voi decidete di usare. Questo è il file che salva i dati raw, ovvero con il valore e con la descrizione del valore, mentre il clean solo il valore. Questo qui è un file che viene creato la prima volta quando vi mettete via terminale i dati, i due target, ovviamente per non richiederli ogni volta che avviate il Conky, e questi sono i due target. Io come esempio ho scelto il Bitcoin, quindi come facciamo a decidere ad impostare i dati per la valuta, per la cripto che noi scegliamo? Allora, voi andate sul sito, se noi scegliamo Bitcoin, per esempio, allora non so se ci sia scritto per tutte le valute, per tutte le cripto, comunque ogni cripto ha un suo ID.
che ovviamente qua non vedo per il Bitcoin, comunque è 90. È 90 perché negli esempi delle api, quando voi scegliete una cripto, andiamo all'esempio, eccolo qui, vedete, ID 90 è riferito al Bitcoin. Comunque scegliamo un'altra cripto, vediamo se ce l'hanno, così vedete, eccolo qua, vedete, APD 518, questo è relativo al Tether. Se voi ne scegliete, non so, volete, che ne so, Hyperliquid, vediamo se c'è. Hyperliquid ha un APD di 148-109. Non so perché quello del Bitcoin non sia presente, comunque è 90. In questo caso non è inserito, non lo vedo. Ah no, eccolo qua, se voi scorrete APD 90, quindi o è scritto all'inizio oppure più in basso nelle specifiche più dettagliate. Quindi dove va inserito questo APD in base alla cripto che voi scegliete? E viene inserito qui. Allora, datemi il tempo di trovarlo, eccolo qua, in questa riga qui, che sarebbe l'URL al sito di CoinLore. Quindi qui alla fine vedete ID uguale 90, in questo caso serve per il Bitcoin. Se voi volete un'altra cripto, inserite lì l'API che vi dà il sito. Questo per quanto riguarda la scelta della cripto. Qui all'interno della cartella non c'è altro e quindi andiamo a vedere lo script Python pulito, che sarà disponibile poi al link in descrizione. Eccolo qua, qui l'ho scritto, vedete. Commentate o non commentate o decomentate le seguenti due righe basate sui target, su come volete che vengano lette le due variabili in questione. Quindi se queste due righe le mettete a commento, il Python, lo script vi chiederà l'inserimento da terminale e poi ogni volta leggerà i due valori dei target direttamente dal file salvato, che è quello che abbiamo visto prima, ovvero user target, questo qui. Oppure viceversa, potete commentare queste righe come c'è scritto qua e togliere il commento a queste. Allora il Python si baserà sulla lettura delle due variabili e tutto il resto è uguale, non cambia niente. Ovviamente anche qui dovrete mettere l'APD della vostra cripto. Quindi andiamo a vederlo a video. Allora, ecco, l'ho avviato eccolo lì, lo vedete a video. Aspetta che metto a nero così si vede meglio. Ok, lo vedete qui in alto, questo è il titolo, con che Crypto Alert con i due simboletti. La moneta scelta è il Bitcoin, vi dà il prezzo attuale che è 104,171 e i due target 120.000 e 80.000, hanno scelti i due a caso. Quindi quando questo valore qua, l'actual price, raggiungerà uno dei due, il Conchi dovrebbe mettere un suono. Al momento c'è scritto target non raggiunto e quindi non emette nessun suono. Poi quelli resteranno sempre così. Nel caso voi vogliate cambiare i target avete due opzioni. Se decidete di usare le due variabili qui dello script Python, lo modificate direttamente qua. Se invece voi volete utilizzare la lettura del file, utilizzate questa istruzione qua. E per utilizzare questa istruzione qui, evidenziata adesso, voi dovete modificare i due target direttamente aprendo il file e scrivendo così. Ovviamente quando aprite la prima volta e da terminale vi chiede l'inserimento, vi dirà anche come inserire, ovvero inserisci una cifra intera più i due decimali. Quindi anche nell'usertarget.text inserirete una cifra intera più il punto i due decimali. Non usate la virgola, usate il punto. Questo è quanto. Ovviamente il Conchi quando raggiungerà uno dei target emetterà il suono e andrà avanti ad emettere il suono finché il valore non rientra fra i due target. Quindi se per esempio adesso dovesse superare i 120.000 e restare sopra i 120.000 continuerà a suonare. Quindi avete due opzioni: o chiudete il Conchi oppure cambiate i target nel file oppure nelle variabili dello script. Il Conchi sarà disponibile nel mio profilo di GitHub. Quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima.